Transform Book è un ibrido 2 in 1, ovvero lo schermo si stacca e può essere utilizzato così in modalità tablet oppure collegato e utilizzato in modalità laptop come un comune netbook, come un portatile da 10 pollici. È il primo in assoluto modello con processore Intel Bay Trail e schermo di queste dimensioni ed è proposto in Italia con un prezzo davvero basso, 349 euro nella sua configurazione con 32 GB di spazio interno, Windows 8 Office completo, non in versione di valutazione, e questa fantastica tastiera. La tastiera non è come quelle degli ultimi tablet Android di Asus con batteria integrata, qua non c'è nulla, vedete, c'è soltanto la tastiera, il touchpad e la porta USB 3.0 qua sul lato. Però su questo Transform Book T100 Asus ha migliorato moltissimo quello che è la presa della cerniera, c'è una enorme cerniera qua, gran parte in metallo, rifinita anche internamente con un pulsante che apre e chiude queste due alette in modo che la presa è assolutamente stabile, non fa tanto è che potete poi prendere il tablet, il portatile in questo modo, tirarlo, non si staccherà mai se non premete il bottone. Questa è una grande cosa per un dispositivo così, soprattutto così economico, ma anche così versatile, che può essere utilizzato o in diverse modalità. La costruzione è buona, anche se il tablet non è affatto pregiato come vedremo più avanti, però qua al di là della cerniera in metallo abbiamo una tastiera che è stabile al centro, un tablet che non flette, tutto sommato dove serve avere solidità e qualità costruttiva su questo prodotto c'è. Ma il vero vanto di Transform Book T100 sono le prestazioni e l'autonomia. Dimenticate quello che succedeva con i vecchi Atom, con i processori dei vecchi netbook. Qua abbiamo tutt'altro tipo di prestazioni. Il processore è un quad-core 1.3 1.8, ha 2 GB di memoria RAM, è un disco MMC discretamente veloce per la categoria e il tutto si trasforma in un sistema che può fare veramente come unico portatile, come portatilino principale. Abbiamo prestazioni multitasking che non si erano mai viste negli Atom, abbiamo la riproduzione Full HD di qualsiasi tipo di filmato, anche quelli abbastanza pesanti, quelli da giga e giga di spazio. Abbiamo la potenza grafica con la scheda grafica Intel derivata da quella degli Ivy Bridge della generazione precedente del processore degli Ultrabook, no? Che permette di far girare giochi decenti, comunque giochi recenti, stupisce da questo punto di vista. Tra l'altro il Transform Book ha la porta HDMI qua sul lato, la micro HDMI accanto alla micro USB, quindi può essere collegato ad uno schermo più grande e fare veramente da desktop, quindi sostituire anche il computer principale di una famiglia, e il tutto con un'autonomia davvero invidiabile. Nei miei test sono riuscito a superare di pochi minuti o comunque le 10 ore di utilizzo in wifi con schermo al 100%, che non è una caratteristica proprio convincente perché lo schermo va tenuto costantemente al massimo perché non ha una grandissima luminosità, quindi è meglio tenerlo su valori elevati di luminosità. Comunque 10 ore sono un valore di primissimo grado, ottenuti soprattutto grazie al processore Intel Bay Trail, appunto, di cui abbiamo appena parlato, con una batteria che è discretamente capiente, sotto i 5000 mAh, comunque buona per garantire questa durata che copre tranquillamente tutto il giorno, e un tablet che diventa paragonabile da questo punto di vista ai modelli Android. Ora vi starete chiedendo come ha fatto Asus a inserire tutte queste caratteristiche fighe su un portatile così economico? Beh, ha risparmiato sui materiali, la costruzione, la struttura, abbiamo visto il Transform Book è buona, è solida, lo abbiamo già detto, ma lo stesso non si può dire per le plastiche, sono tutte di fascia bassa. Ecco, la finitura posteriore del coperchio è lucida, attira l'impronta in modo allucinante. Sul fondo ci sono questi due fori, queste due griglie per la dock che sono veramente brutti, i bordi sono un po' spigolosi. La tastiera, che secondo me invece è costruita in modo migliore rispetto al tablet perché è solida, è stabile e soprattutto ha questa finitura opaca che è molto buona, però ha questo touchpad che è piccolo e soprattutto assolutamente rumoroso, ha una sola porta USB in fondo, ha i piedini in gomma qua sulla base, ma ha dei piedini in plastica scomodissimi sulla cerniera, che poi sono quelli che fanno scivolare il tablet quando lo state utilizzando. Vedete, sono loro che reggono il tablet in questa modalità, quindi se lo utilizzate in una superficie in discesa scivolano ancora. Abbiamo le porte laterali che sono un po' troppo attaccate l'una con l'altra, quindi diventa un po' difficile a volte usare HDMI e OTG allo stesso tempo. Anche la micro SD sporge leggermente, insomma ci sono tutta una serie di caratteristiche, di compromessi che bisogna accettare, ecco, per prendere questo Transform Book T100 e comunque per sfruttare poi quelle che sono le sue caratteristiche principali, ovvero l'autonomia, le prestazioni e il prezzo di vendita.
Per il resto voglio rassicurarvi sulla qualità dello schermo, che con 1366 x 768 pixel ha una densità di pixel decente, insomma si riescono a visualizzare bene anche caratteri più piccoli, non ha una luminosità poi così elevata, in fondo vi conviene sempre tenerlo al massimo, tanto comunque l'autonomia ve lo permette. Ancora abbiamo un buon volume di questi due altoparlanti posteriori che sono stereo, sono piccoli ma fanno veramente un buon suono e non gracchiano anche a volumi alti. Abbiamo Miracast VD e Wi-Fi dual band con Bluetooth, quindi potete collegarlo ad una televisione anche sfruttando magari proprio la sua dongle Miracast, no? Che è da poco disponibile in Italia. E soprattutto abbiamo un tablet che rispetto ad altri bei trail che sto provando è assolutamente freddo. Questo significa che anche sotto sforzo non si scalda mai in retro e soprattutto che la tastiera resta costantemente fredda, perché poi in fondo non ha hardware all'interno, quindi vi trovate a scrivere su una macchina che è costantemente fredda, costantemente a buona temperatura, e questo è un grande comfort quando siete in viaggio o magari lo state utilizzando per diverso tempo. Anche Windows 8.1 fa la sua bella figura qua con Office 2013 che è perfettamente utilizzabile su questa diagonale. Tra l'altro si avvia il portatile in 8-10 secondi e si riprende dallo standby in solo un secondo, quindi lo aprite e iniziate a lavorare. Da questo punto di vista non c'è veramente nulla da invidiare ai portatili più costosi, più potenti. Ok, Transformer Book T100 è assolutamente un portatile consigliato, veramente non trovo un vero difetto, un vero motivo per sconsigliarvelo. Se volete comprarlo per voi o fare un regalo andate sul sicuro. Trovate maggiori informazioni su Transformer Book T100 nella recensione completa, ho scritto alcune cose molto più tecniche, magari con i benchmark e altre prove che qua non ho potuto dire, la trovate su evolution.it.